Allora, lo stop si trova in questo punto qua dove è presente questa piazzolina, quindi devo disegnare una curva a sinistra, a cui mettiamo la freccia, che si tratta di una zona boscosa. Anche questa stradina, che è una stradina secondaria, quindi avrà un tratto più sottile e magari tratteggiato quando si tratta di strade poco battute o poco frequentate. Essendoci già stato un rilievo precedente fatto prima con strumenti satellitari tipo Google Earth eccetera, e poi anche un rilievo per la sicurezza già fatto al momento che io vado a fare i rilievi, ho già dei riscontri chilometrici molto precisi e io li devo solo confermare, verificare che non ci sia qualche grossa differenza. Io quindi mi preparo già una base di disegno e lavoro su questa, in modo che così ho già un riferimento e devo solo o confermarlo oppure faccio delle fotografie se c'è qualche modifica rispetto a quello che ho già. Quindi adesso noi praticamente utilizzeremo questa base che ci porterà fino alla prova speciale. Nel roadbook ci va sempre la fotografia del luogo fisico dove ci va il controllo orario, partenza prova speciale, fine prova speciale, controllo stop che poi andremo a vedere. Di conseguenza mi fermo un po' prima, come ho fatto adesso, per andare a fare una fotografia dei luoghi. La fotografia serve a far capire al partecipante, cioè serve a dargli indicazioni più precise per riconoscere il luogo dove ci sarà quel punto di controllo. Quindi la prima cosa da fare allo start è azzerare il contachilometri. Importante dare ai partecipanti l'indicazione del tipo di fondo, quindi quando c'è un fondo sterrato viene indicato con questa colonna nera, e poi se invece ci sono fondi solidi fatti di cemento o asfalto viene tolta la colonna nera.
Ok. Ci siamo. Filo gomme Sì. e una rotoballa, un Marshall e 3 stuard. Sì. E hai un bar. Sì, perché abbiamo il pubblico tutto qua sopra, questo è pieno, quella costa qua è tutta piena di pubblico, perché c'è l'accesso. Questo l'abbiamo fatto in un verso, l'abbiamo fatto nell'altro. Quindi qua abbiamo tutto il pubblico anche qua, tutta la parte destra. Hai d'acqua, lo stesso. Sì, è tutta area fino qua sopra, fino dove finisce, dove c'è l'invaso, fino a lì. Ma la direzione gara è un gruppo che lavora insieme per la gestione di tutta quella che è la parte sportiva della gara, che comincia dalla gestione della sicurezza. Sta a noi della direzione gara decidere se la gara effettivamente può partire o se la gara deve essere interrotta per qualsiasi motivo, per fare un intervento di sicurezza, per fare un intervento di emergenza, e una supervisione su quello che avviene nella manifestazione che parte dalla parte sportiva e arriva però a espandersi su tutta la parte sostanzialmente degli interventi medici fatti poi dal medico di gara, che è in costante contatto con noi, e di sicurezza, in contatto con il responsabile della sicurezza, che è Tiziano. Abbiamo la responsabilità anche di quelli che sono i risultati di gara, per cui tutte le classifiche piuttosto che gli ordini di partenza. Il compito della direzione gara invece durante la gara non è penalizzare, ma è far correre con un regolamento, sì, ma permettere ai concorrenti di correre con tutte le sfaccettature che ci stanno intorno. A un certo punto, siccome i tempi delle gare comunque sono ristretti, bisogna fare in modo che i concorrenti che non possono transitare vengano dirottati al punto successivo. E quindi esistono dei percorsi che si chiamano alternativi, che vengono messi nel roadbook. A seconda della circostanza i concorrenti lo devono utilizzare. Questo è il famoso bivio da cui poi noi scendiamo giù. Quindi riacchiappiamo il percorso precedente. Ok, quindi va bene. Tracciamento, sì. Adesso speriamo di non incontrare nessuno, perché qui se una macchina esce fuori strada ed è una situazione risolvibile in pochi minuti, ok, allora piuttosto si fanno aspettare le vetture alla partenza. Ma se la questione richiede molto tempo, come nel caso di incidenti gravi che magari necessitano anche di un soccorso medico, un intervento medico prolungato, piuttosto che lasciare le macchine ferme per tanto tempo, che sono già intanto pronte in coda allo start, pronte a partire, mi spiego, no? A quel punto il direttore di gara preferisce mandarle via per il percorso alternativo, così aggirano la prova speciale e possono proseguire, perché altrimenti se i tempi si dilatano molto, cioè, la gara non finisce mai. Start to 7 on time. Quindi cosa fanno? Fanno un percorso alternativo, gli viene dato dalla punto di partenza un tempo per raggiungere il controllo orario successivo in base alla distanza che io indico nel roadbook. Cioè, se volete stare qua e facciamo il CO qua, regolare. No, l'importante è No, tanto non è regolare, non c'è. No, sì. Adesso lui tira 29 minuti. E così il direttore di gara mette insieme i tronchi di gara che si sono formati. No. This is our. You cannot check in early. This is my minute. No, this no. change. Annullato. We know, but you have to check in your own time. sto facendo video, guarda. Sì, Mario. Ora deve essere.
casino, lì è un pericino. Il casino, le capote in potere, ma Si sta facendo video, This ideas, grip ambulance, yes, the you can go in there and turn around. Buongiorno. Aspetta che mi do sotto la mano. Aspetta. Sì, oggi ero a Tula, San Giacomo è quasi pronta, mi resta Filigosu. Ho visto tutta quella strada, vero? Diciamo che La discesa. come al solito. Come l'ultima volta, dai. E poi devo combattere con i Luna Royal, e lì è un po' più impegnativo. Quella è malmessa. Passato. Quando abbiamo rifatto era molto malmessa. No, più o meno.